che mi scende la lacrima veramente. L'ho fatto per dire no, perché non si può dire sempre sì. All'operatore ha una bassa performance e perché? Io conosco il nome di ogni singolo dipendente. C'è sempre un continuo confronto, c'è sempre un continuo trovare un metodo. Ho fatto scegliere a loro l'orario di lavoro. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci e di ispirazione. 6,5 milioni, 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni. Vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Siamo giunti all'ultima puntata prima della pausa estiva e come da nostra tradizione questa sarà una puntata speciale interamente dedicata ad uno dei temi più discussi quando si parla di impresa: la creazione e la gestione del team. Quanto sono importanti i collaboratori per il successo aziendale? Sono un costo o una risorsa? Quali sono i segreti per una buona gestione del team? In questa puntata ci concentriamo sulle testimonianze di alcuni imprenditori che abbiamo conosciuto in questi mesi e abbiamo scoperto che probabilmente non esiste una ricetta prestabilita e una sola visione. Il primo imprenditore è Eugenio Malatacca, fondatore della Malatacca Travels, la prima agenzia italiana a Dubai pensata per i viaggiatori italiani che vogliono fare una vacanza o un viaggio esperienziale in Medio Oriente. Eugenio ha una visione molto particolare sulla gestione o sulla non gestione dei collaboratori. Sentiamo un po'. Marica. Sì? È la nostra rappresentante del nostro customer care, che è uno dei valori per noi più importanti della nostra società, che è quello di essere in contatto con tutti quanti i nostri clienti nel momento ancora prima che arrivino a Dubai. Cioè prima ancora di prendere l'aereo, Marica manda un messaggio per entrare in contatto con loro. È un'assistenza che diamo su WhatsApp a tutti quanti i nostri clienti ed è un modo per farli sentire subito tranquilli, per fargli capire che c'è uno staff di persone dietro che collaborano con le agenzie di viaggio, con il tour operator in Italia, per permettergli di avere una vacanza serena, rilassata, e quindi sanno che noi siamo qua. Io ho aperto la mia compagnia, che ha il mio cognome, e poi l'ho fatto per dire no, perché non si può dire sempre sì. Quando sei dipendente da altre persone non puoi dire no. Certo. E quindi il mio obiettivo era quello di dire quando è no, no. Quando non posso farlo, non lo faccio. Se non voglio farlo, non lo faccio. In ufficio abbiamo questo clima non c'è il capo, siamo seduti tutti uguali, tutti allo stesso punto, non c'è una gerarchia, ci sono solo divisioni di ruoli. Quindi se una cosa non si fa, una persona non va di fare con le giustificazioni dovute, non la si fa. Il bello invece che ho capito, aprendo una compagnia, non ci ho mai pensato, è quanti stipendi pago. Non è più quanto guadagni. Certo. Perché non ha più senso di dire quanto guadagni, no? Il fatto di lavorare e far andare un'azienda e poter pagare gli stipendi è molto di più di quanto guadagni. Perché hai nelle tue, nelle tue mani, ma è brutta questa parola, vite di altre persone che hanno famiglie. Quindi tu stai creando possibilità a persone di vivere e di avere dei rapporti migliori verso il futuro, certo. No? Quindi di figli. Chi ci supporterà a farci vedere un po' quello che fate, quelli che sono i posti più iconici, eccetera? Allora, ci sarà sicuramente Michela. Ok. Che conosci. Sì. Poi ci sarà Marica, la ragazza che si è aggiunta da poco al nostro team. Troverete Christine e Angelina, che sono le nostre due chiavi di ingresso agli alberghi, diciamo. Sono i nostri traduttori per tradurre il lavoro per sei alberghi. Sergio non so se ci sarà perché è con me qua. In azienda non c'è gerarchia, ho diversi collaboratori, eccetera, eccetera. Come gestisci questa cosa? Perché, se vogliamo, probabilmente l'aspetto più difficile per qualsiasi imprenditore e in qualsiasi azienda è proprio la gestione delle persone. Se ti dico che non la gestisco? Ci sta anche, è una modalità di gestione. Il silenzio. Non la gestisco. Mi credi che ad oggi non ho mai fatto una riunione con i miei colleghi, tutti insieme? Neanche una riunione! Eppure regnano serenità e professionalità. Molto interessante.
Ma sentiamo il prossimo imprenditore, Umberto Gonnella. Umberto è a capo di un piccolo impero che si fa strada tra le grandi multinazionali, 101 Caffè. Un brand specializzato nella vendita di caffè di qualità, proveniente dalle migliori torrefazioni artigianali italiane, con 220 negozi in 14 paesi del mondo. Qual è la sua visione sui collaboratori? Sentiamo. L'idea iniziale era cercare di riportare la paternità del caffè espresso all'Italia, no? Perché poi tutto è nato osservando questo fenomeno con Nespresso che apriva le boutique. Ragazzi, questi sono svizzeri, hanno il centro di ricerca in Australia del caffè, dico è possibile che noi non riusciamo a fare un modello retail. Da qua partono tutti i prodotti che vanno nei negozi, ce ne sono circa oltre 220 adesso, 200 in Italia e 20 all'estero per 14 paesi. La grande differenza rispetto a un brand come può essere quelli dei nostri amici svizzeri è che loro magari chiamano un caffè Roma, però di Roma non c'è niente se non il nome, quindi la ricetta loro la fanno in laboratorio, il centro di ricerca australiana gli dà una risposta e loro vanno avanti, quindi sono le grandi multinazionali che iconizzano anche un modo di bere il caffè, no? Che fa figo perché esco dalla boutique col sacchetto e c'ho il lattore super famoso e quindi diciamo l'esperienza è completamente diversa. Qua si parte proprio dalla ricetta che deve essere quella del territorio perché ha delle caratteristiche specifiche, quindi la grande differenza è questa qua. Quali sono state le principali sfide logistiche? E la logistica, mettere a terra il sistema non è banale perché diciamo il sistema di picking di prelevamento l'abbiamo fatto noi e quindi quello lì se non funziona è problematico perché tu rischi di non trovare più la roba. Qui quando c'è una richiesta è proprio il sistema software che guida le richieste, quindi dice esattamente all'operatore deve andare a prendere il prodotto e dove lo deve andare a rimettere. Parlando anche con persone all'interno di Amazon, loro sono guidati dai numeri e quindi abbiamo cercato di replicare il modello e quindi gli operatori adesso quando partono a fare un lavoro la macchina prende un monitoraggio e il monitoraggio deve essere visto, o noi lo vediamo, come non l'operatore sta facendo il furbo e va piano, ma l'operatore ha una bassa performance. E perché? Perché ha una bassa performance? Perché probabilmente io ho un prodotto alto rottante che invece di stare all'inizio del magazzino sta in fondo al magazzino, quindi lui percorre più metri. Quindi se la logica del controllo dei numeri non è legata al stai facendo il furbo, ma è legata a ma io come azienda come posso aiutarti per far meglio il tuo lavoro, quello ti aiuta. Ad esempio abbiamo fatto dei test con l'operatore che ha il traspallet manuale, il traspallet elettrico, il traspallet con uomo a bordo. Quali sono le differenze di prestazione? Allora tu capisci che dopo 8 ore di lavoro un operatore che va con un traspallet con uomo a bordo fa meno strada, si affatica meno e alla fine è vero che tu hai un mezzo più costoso ma alla fine le performance crescono. Quindi l'analisi e il controllo dei numeri è quello che ci ha permesso di scalare e di fare dei ragionamenti diversi, ma non con la logica tanto del controllo della persona, perché quello bisogna scegliere le persone giuste, avere le persone giuste, ma soprattutto cercare di aiutarle a fare il meglio e quindi tu come azienda ti devi dire ma io come posso fare il meglio. Oggi ad esempio dovessi ritornare indietro mi muoverei in modo diverso, soprattutto pensando agli store, ma pensando alla geolocalizzazione, allo studio del mercato. Cioè c'è stato un momento in cui nello sviluppo abbiamo pensato di poter aprire ovunque, di poter portare risultati ovunque. In realtà poi non è stato così, abbiamo commesso tantissimi errori e probabilmente li abbiamo commessi perché in quella fase io non mi sono strutturato con le persone corrette che mi potessero aiutare nello sviluppo. Ho sempre pensato che in realtà potessi metterci un po' di mio per dire apprendo e imparo. In realtà ho capito per esperienza che assolutamente è una coglietta, non si fa, è sbagliato e in qualche modo le competenze bisogna andare a cercarsele e cercare di farsi consigliare nel modo corretto dalle persone e acquisire le persone giuste in alcune fasi, non procedere a prescindere. Cioè, dietro a qualsiasi sviluppo che tu puoi fare di logistica, di prodotto, ci sono sempre le persone, quindi un'attenzione maniacale al team, alla squadra, alle persone che scegli, perché poi le persone sono quelle che fanno il successo o il fallimento di quello che fai. E questo diventa quasi una costante, perché anche tanto in queste puntate, in questo documentario, quello che esce da tanti imprenditori
e che in qualche modo arrivi a un determinato livello in cui il tuo ruolo è prevalentemente il ruolo del cacciatore di teste, del talent manager, del talent scout, che va a cercare sostanzialmente i campioni da poter inserire. È così, è proprio assolutamente, sottoscrivo in pieno, è così, e ti dico, molti errori che io ho fatto, molti fallimenti di punti vendita o di aree sono proprio legati alla mia incapacità di scegliere le persone corrette. Quindi forse questa è la parte più importante che ogni imprenditore o persona leader di un'area deve fare, deve crescere la sua capacità di riconoscere i talenti, di dargli le deleghe nel modo corretto, di mettere le persone giuste al posto giusto, perché queste ti fanno la differenza. Qui siamo quindi nel corridoio che diciamo ci permette di addentrarci un po' nella testa. Ci racconti un po' che cosa qui c'è abbiamo poi 2 sale riunioni. In questi 12-13 anni, quali ritieni essere stato l'ingrediente che puoi identificare come chiave di volta che ha permesso a 101 Caffè di arrivare dove oggi? Ci sono state delle figure nel percorso che sono state quelle a cui ho delegato delle cose che hanno super funzionato. Penso al nostro retail manager, a Claudio, e quando lui ha iniziato ad andare nei negozi, io gli ho detto: tu inizi a girare i negozi, lo facevo io, e non dir niente. Lui per un anno è andato in giro ad ascoltare, poi gli ho detto: adesso sei pronto, adesso puoi iniziare a parlare, a guidare la rete, e lui ancora oggi è un riferimento. Quindi credo che lo sviluppo sia stato importante proprio legato alle persone, quindi senza collaboratori come lui, io penso Silvano alla logistica, o Angelica al trade, o anche persone in amministrazione come la Chiara che è la responsabile dell'amministrazione, probabilmente non saremmo riusciti ad arrivare dove siamo, per cui sicuramente le persone hanno fatto la differenza. Per Umberto le persone determinano il successo e l'insuccesso di un'impresa, ed è di questa opinione anche il prossimo imprenditore, Stefano Giuliano, un avvocato che ha visto in Dubai un'opportunità per portare un pezzo della sua amata Napoli in tutto il mondo. Stefano ha aperto non una ma ben 3 sedi dell'antica pizzeria da Michele, eccellenza napoletana solo a Dubai, e conta più di 200 dipendenti. Ma a proposito, come si gestiscono 200 dipendenti? Ci troviamo a GBR in Dubai Marina. Questa è la sede dell'antica pizzeria da Michele. Io sono il master franchisee degli Emirati Arabi. Qui abbiamo 3 sedi. Questa è la seconda delle 3 sedi. È vicino al mare ed è il nostro, diciamo, gioiello. Poi la cosa più importante è vedere uscire la pizza napoletana di Michele con la sua tradizione dal 1870, servita qui sui tavoli di Dubai. Michele fino al 2015 aveva una sede, la sede a Napoli. Infatti. Basta. Alla famosa via Sersale, dove il famoso Michele Condurro ha dato origine a tutto. E oggi considera che Michele, come tu dicevi, ogni giorno fa circa 1500 pizze al giorno, e penso che sia una delle poche pizzerie, non a Napoli, al mondo, che fa quei numeri. E la fila è quasi di 2 ore. Qual è il volume d'affari generato dalle 3 pizzerie da Dubai, o comunque della tua attività in generale, comprensiva anche di Milano e Barcellona? Allora, è un volume alto perché considera tecnicamente una pizza a Milano noi la vendiamo a 10 euro. A Napoli oggi la pizza si vende a 6-7 euro. Quindi Milano già è però è Milano. Qua una pizza parte dai 17 euro e arriva anche ai 30 euro. Diciamo oggi ci definiamo come una holding piccola, italiana, ma siamo una holding che sviluppa un giro intorno ai 60 milioni di dirham complessivamente. Tu prima raccontavi di avere quasi 200 dipendenti qui a Dubai solamente, quindi senza contare Milano e Barcellona, giusto? Tutti i giorni io mi rendo conto di dover fare sedute e terapie a tutti i ragazzi singolarmente. È una cosa di cui vado fiero, che nessuno riesce a capire. Io conosco il nome di ogni singolo dipendente e tutti i giorni io saluto tutti i miei ragazzi e cerco di dedicare un po' di tempo ad ognuno di loro nel quotidiano, facendoli sentire importanti, parte del progetto, a partire dal lavapiatti, perché l'imprenditore deve capire una cosa, che molte volte i lavapiatti, i cleaner, quelli che puliscono, lavano, non vengono mai considerati come una squadra di pallone. E io, avendo giocato a pallone, anche se in maniera amatoriale, ho preso sempre spunto da quel mondo. Alla fine i leader in campo non sono quelli che vengono titolati, i leader sono quelli che
vengono scelti dalla squadra come leader. Il capitano non deve avere la fascia perché il mister gliel'ha data. La soddisfazione più grande del leader in campo è quando i suoi compagni gli affidano la fascia, e quello è un riconoscimento che, se anche non sei il giocatore più forte della squadra, ma sei quello che riesce a tenere tutti quanti uniti e insieme, è fondamentale. E allora io cerco, insieme a mia moglie e poi alle figure chiavi che mi danno una grande mano, di far sì che questo vuoto venga colmato dalla carezza. Io lo chiamo ogni tanto questo team building, di andare fuori con i ragazzi a rotazione con tutti quanti, cercare di prendere da loro quello che può non andare, quello che è la difficoltà del momento. Io ho esempi pratici in casa, c'è Angie, mi fa piacere menzionarla, che è appena passata, che oggi è il mio braccio destro ed è la persona che ha cominciato con me a portare l'acqua a tavola. Non aveva esperienza manageriale. Oggi senza di lei io mi sentirei monco, mi sentirei claudicante, non avrei la forza di poter gestire le quasi 200 persone con una semplicità estrema. Se mi posso allontanare, andare a Milano, in Spagna, e grazie a lei ho Antonio, ho Peppe, che sono i pizzaioli che sono con me da quando ho cominciato, non mi hanno mai lasciato. Però loro dicono: Stefano, io ho fatto una scelta nel Covid, quando stavamo morendo, io ho fatto una scelta imprenditoriale che alla fine ci ha premiato. Io non ho mandato nessuno a casa. Qua la maggior parte delle aziende, non avendo fondi, hanno licenziato e hanno mandato tutti quanti a casa. I ragazzi li ho tenuti qua, li ho pagati sempre tutti, non li ho mai abbandonati, e questo mi ha consentito che quando si è ripartiti post-Covid noi eravamo forti. Oggi pensare che da solo puoi fare tutto è da folli. È veramente da folli. Bisogna avere l'umiltà di capire che da soli non si va da nessuna parte. E la figura come Angie, che per me è l'esempio sempre più lampante che faccio a tutti quanti, anche nei momenti di team building, io ragazzi, chi è partito da zero e oggi vi dirige tutti e 200 con la serenità e semplicità, è quello a cui dovete puntare voi, perché quello vi consente di capire come poter crescere in un qualsiasi mondo e ambiente lavorativo. Per Stefano il rapporto con i collaboratori passa attraverso il dialogo e la motivazione, non uno sfruttamento di manodopera, ma un percorso di crescita. Nel prossimo estratto andiamo a sentire l'opinione di Mattia Ballatori, un giovanissimo imprenditore che dopo la prematura morte del padre si è trovato a dirigere l'azienda di famiglia. Il suo è un caso estremo di passaggio generazionale. Sentiamo come ha gestito il rapporto con gli storici e inevitabilmente più esperti collaboratori dell'azienda. Questo è un po' il cuore in qualche modo di un'attività edile come la tua. Sì, assolutamente. Abbiamo tutto lo stoccaggio dei vari materiali, delle varie attrezzature, di tutto quello, i mezzi che adesso non ci sono perché sono fuori. Sì. Tutta, diciamo, la base operativa dalla quale poi si parte la mattina e si va in cantiere a servire i vari clienti. Quindi iniziamo a sdoganare subito un primo aspetto. Tu sei giovanissimo. Sì. Hai oggi quanti anni? 22-23 a maggio. Tu hai iniziato a prendere le redini di questa azienda all'età di? 20 anni. Praticamente l'imprenditore edile più giovane d'Italia. Sì, in pratica sì. Noi, diciamo, a livello aziendale seguiamo questi due filoni principali, quello dei privati a livello di costruzioni e ristrutturazioni completamente chiavi in mano, quindi ci occupiamo a 360 gradi di tutto il processo, e un altro filone principale dell'azienda è quello proprio concentrato sulla ricostruzione, perché siamo in provincia di Ascoli Piceno e, come ben sai, nel 2016 c'è stato il terremoto qui ad Amatrice che ha colpito tutta questa zona, e quindi siamo fortemente impegnati sulla ricostruzione del centro Italia. Oggi qual è il volume d'affari? 2023 siamo intorno al 1,5 milioni. Sì. Abbiamo già quasi 4 milioni di euro di cantieri aperti, quindi diciamo che quest'anno stiamo intorno a quelle cifre, puntiamo intorno a quelle cifre. Chiaramente siamo in crescita, vogliamo crescere, abbiamo voglia di fare, insomma stiamo per aggredire il mercato. Questa è la casa dove vivi oggi, che è stata costruita in che anni? Questa dal 96 al 99 l'hanno costruita. Ok, e chi l'ha costruita? L'ha costruita mio padre insieme a mio nonno. L'azienda è stata fondata da mio nonno e proseguita poi da mio padre e presa poi da me 3 anni fa, appunto.
tu hai iniziato a prendere più in considerazione di prendere in mano l'azienda di famiglia anche in età incredibilmente giovane, proprio nel momento in cui si ammala tuo padre, fino a poi nel momento in cui viene a mancare, e soprattutto il rapporto con i collaboratori, con i dipendenti, perché in qualche modo sono dipendenti che sono cresciuti prima con tuo nonno, poi con tuo padre, e a un certo punto avere a che fare con delle figure di esperienza e poi a un certo punto dall'oggi al domani trovarsi di fronte un ragazzino in qualche modo che ti deve gestire, coordinare il tuo lavoro, eccetera eccetera, come l'hanno presa e come sei riuscito a gestire questo passaggio? Da parte loro c'è stato un assoluto rispetto, ma non solo. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Per diciamo il fatto che era successo quindi di mio padre, l'assoluto rispetto nel rispettare appunto le mie scelte, anche se magari a volte potevano essere discutibili, perché all'inizio comunque ti devi fare anche un po' di esperienza, però c'è stato un assoluto rispetto da parte loro che a me è una cosa che ha sorpreso. Ci sono molti che entrano nell'azienda magari di famiglia, nell'azienda del padre, e pensano di stravolgere tutto, comandare, entrare con il piede a martello. In realtà l'approccio che ho avuto io e che poi ho con i miei collaboratori è quello di proprio un rapporto di collaborazione, perché poi in cantiere non si può dire facciamo così e basta, così come magari molti sono abituati a fare. C'è sempre un continuo confronto, c'è sempre un continuo trovare un metodo per fare un lavoro meglio, farlo in modo più rapido. Quindi se non c'è questo confronto che anche stimola i collaboratori, poi dopo non si va da nessuna parte. Per Mattia il continuo confronto e il rispetto sono stati gli ingredienti fondamentali. Anche la prossima è una storia di passaggi generazionali e di successo. Lui è Gianluigi Fortunato, titolare della Brevetti WAF, azienda leader nel mondo per la produzione di levatappi, tappi di richiusura, spumantiere e tutto ciò che gira intorno alla cultura del beverage. Gianluigi ha una visione straordinariamente illuminata sul tema del benessere dei collaboratori. Sentiamolo insieme. Siamo a Brevetti WAF, che è alle porte di Vicenza. Sì. L'azienda è qui da più di 50 anni. La nostra azienda è focalizzata sulla produzione degli accessori per il mondo dell'ospitalità, diciamo così. L'azienda è nata come produttrice di levatappi negli anni 60 addirittura, poi abbiamo affiancato alcune ideazioni di mio papà che sono i tappi di richiusura, che sono detti stopper. Dopodiché, entrando appunto nel canale del servizio alle aziende, ci siamo resi conto che erano necessari altri articoli a supporto come i secchielli e le spumantiere. Sviluppando queste gamme di prodotti siamo entrati nel canale Oreca, nella vendita ai grossisti che riforniscono le discoteche, i locali, i ristoranti, e abbiamo affiancato a questa produzione la produzione di bicchieri simili al vetro, alternativi al vetro per quelle occasioni in cui il vetro non si può usare. E avete anche clienti particolarmente importanti. Sì, noi serviamo dalle maison dello Champagne appunto i grandi gruppi di acquisto, a tantissimi produttori italiani di vini e spumanti, spagnoli, in Sudafrica, in Australia, negli Stati Uniti. In quanti siete oggi? Noi siamo in 48 in Brevetti WAF, in 8 nell'azienda degli stampi, che è seguita da mio figlio Walter, e una settantina di persone in Romania. Sono quasi tutte signore che lavorano da noi da parecchi anni, sono legatissime all'azienda. Ho fatto scegliere a loro l'orario di lavoro. Bellissimo. Sì. Come ti è venuta l'idea di dire adesso glielo faccio scegliere a loro? Ma perché tanto ho famiglia anch'io, quindi mi rendo conto delle difficoltà che ha la tua compagna o il tuo compagno, insomma chi segue un po' di più la casa. All'inizio facevamo i classici orari dalle 8 di mattina a mezzogiorno, dalle 2 alle 6, poi abbiamo accorciato all'1, poi ho detto ma chiediamo un po' anche ai miei collaboratori cosa ne pensano. E lì è sorto che l'orario attuale, che è dalle 7 di mattina alle 3:30 di pomeriggio, con una pausa di mezz'ora, e così alle 3:30 di pomeriggio si ha il tempo di andare al supermercato, di andare dalla parrucchiera, di andare a seguire i figli, fargli fare i compiti, preparare la cena più con calma.
Certo. E questa cosa funziona. La continuità dell'orario con una breve pausa, il lavoro è più continuativo. Perché prima invece quando uno interrompeva si ricomincia alle 2, ma sai, deve ingranare, deve... Invece così è tutto fila più liscio, più la produzione è più snella. Poi per l'estate ho detto, se volete cominciare anche alle 6 per me non ci sono problemi. L'importante è che la produzione venga fatta, che vada via il materiale. Certo. Vorremmo anche riuscire a fare 4 giorni alla settimana anziché 5. Ci stiamo lavorando. Non abbiamo la forza economica per pagare lo stesso 4 giorni a 8 ore, ma magari trovare un compromesso. E così il venerdì si fa un bel weekend lungo, venerdì, sabato, domenica a casa. Abbiamo anche una o due persone con lavoro a domicilio, sono assunte in azienda ma con lavoro a domicilio. Questa è un'altra soluzione che stiamo esplorando. Telelavoro praticamente. No, ma anche fisicamente, proprio portiamo il lavoro a casa e lo andiamo a riprendere, o viceversa, stanno magari il papà in famiglia, pensionato, viene a farsi un giro. Quindi non è il classico lavoro d'ufficio, ma proprio un lavoro produttivo. Il lavoro produttivo lo fanno a casa. Molto interessante. Sì, anche questa è una cosa da esplorare e si può farlo perché sono regolarmente assunte in azienda, c'è un modo di calcolare il compenso mensile, è tutto sotto controllo, per cui è interessantissima questa soluzione anche. Perché magari c'è chi a casa ha i bambini piccoli o ha la mamma anziana da seguire, potendo lavorare da casa non è tagliata fuori dal mondo del lavoro. Straordinario, non trovi? E c'è chi dice che non si può fare. Ora però torniamo nel settore della ristorazione con Alessandro Martarelli e Marusca Cardinali, i due titolari di Brace 1125, un'impresa che da un piccolo chiosco sul litorale di Rimini sta per conquistare l'Italia e l'Europa grazie ad un concept molto particolare. Trovare personale in questo settore è diventato sempre più difficile. Sentiamo cosa fanno però Alessandro e Marusca per trattenere i talenti. Brace 1125 è un format che io ho creato, è unico al mondo perché siamo riusciti a unire due regioni, due prodotti tipici. Tutto nasce dall'arrosticino, quindi il prodotto tipico abruzzese che ho conosciuto in un viaggio a trovare un amico che mi dice stasera ti porto a mangiare gli arrosticini. Io ho detto cosa? L'arrosticino non lo conosci? Ho detto no, assolutamente no. È stato amore a prima vista. Cupido mi ha lanciato una freccia e io mi sono innamorato di questo prodotto semplicissimo ma estremamente gustoso. Poi ho conosciuto la Maru e parlando abbiamo detto potremmo fare anche qualcosa insieme. Sì, ma cosa? E io scherzando gli ho detto potremmo fare un chiosco di arrosticini. E lei mi guarda e mi dice sì, va bene. Io non me l'aspettavo. E la Maru mi dice ma scusa, siamo davanti al mare, ma ad agosto, con 40 gradi, ma chi ne mangia gli arrosticini? E oggi posso rispondervi che gli arrosticini si mangiano in spiaggia anche con 40 gradi, anche con 45 gradi. Ma giustamente mi dice, siamo a Rimini, tradizione pesce, spiaggia, dobbiamo fare il pesce. Ok, pesce come? Che cosa di pesce? Il format arrosticino spiedino, spiedini di pesce. Perché abbiamo fatto un verticale sullo spiedino. Da subito io gli ho detto, se facciamo questo chiosco, dobbiamo fare un format retail franchising. Abbiamo aperto il 3 giugno 2021 nella coda del Covid. Al 31 di dicembre avevamo già capito che il format funzionava, che era piaciuto tantissimo, che era un qualcosa che non esiste e abbiamo subito trovato un'agenzia e fatto il contratto del franchising, quindi in 6 mesi abbiamo fatto tutto. Il locale è tipicamente estivo, ma in qualche modo vi siete organizzati anche per l'inverno e mi ha colpito anche quel particolare igloo che c'era fuori. Quest'anno abbiamo inserito l'igloo perché proprio qua dentro c'erano 15-16 posti a sedere e quindi aprivi per fare 15 coperti. Abbiamo detto, visto che facciamo una stagione lunga e difficile, riposiamoci. Però volevamo trovare una soluzione. E già dall'anno scorso avevamo visto questo igloo, è arrivato, l'abbiamo montato, ci permette di avere altri 18 posti e quindi ci permette di avere una continuità annuale. Perché l'ho voluta? Non l'ho voluta per noi, ma l'ho voluta per i miei dipendenti. Perché ho dei dipendenti giovani, bravi, svegli, che hanno voglia di fare. E al giorno d'oggi è difficile, trovare un personale, ma soprattutto trovarlo bravo e motivato. E noi li abbiamo. Stavo rischiando di perderli.
E perché giustamente finisci la stagione, rinizia marzo-aprile, uno giustamente deve guadagnare, magari va a lavorare da un'altra parte, si trova bene, da te non torna. Certo. E io ho formato una persona brava e l'ho persa. E per cui quest'anno, prima di ordinarlo, ho detto: guardate, c'è questa possibilità. Se lo faccio, lo prendo. L'inverno prossimo, rimanete voi a lavorare al chiosco? Sì. Ok, grandi. Bonifico. È innovativo, è moderno, nel contesto sta bene, adesso lo vedete così, ma la sera con tutte le luci è particolare, molto bello. Siamo contenti di aver fatto questa scelta, ma sono contento perché veramente quello che ti ho detto prima dei ragazzi ci tengo particolarmente, perché sono dei ragazzi che mi seguono, che hanno visto la nascita di questo progetto, mi viene da piangere, che hanno visto la nascita di questo progetto, hanno creduto in questo progetto e li sto formando. Gli ho detto: io ragazzi ho un'azienda, devo fare l'imprenditore e devo seguire l'impresa e qua dovete andare avanti voi. Che mi scende la lacrima veramente. Ma si vede che ci tieni. Sì, ci tengo, ma sono veramente bravi. E quindi tutti devono saper fare tutto, cioè oggi uno è alla griglia, domani è in linea uno, dopodomani deve essere alla cassa. Perché questo? Perché adesso che partiamo con il franchising, con le prime aperture, andrò io e la Maru a fare la formazione, a fare l'avviamento, però domani non vado più io. Certo. Cioè io gli ho detto: adesso voi imparate tutto, poi prendete dei ragazzi sotto di voi, gli insegnate tutto, perché le pedine si spostano, perché dopo c'è da andare a Milano, vai tu, c'è da andare a Roma, vai tu, c'è da andare a Londra, vai tu. E con questo siamo giunti alla fine di questa puntata speciale di Imprese. Mi piacerebbe sapere qui sotto nei commenti quale estratto ti è piaciuto di più, qual è quello che ti ha dato una maggiore ispirazione. E soprattutto, se pensi che la tua azienda abbia una storia da raccontare e che possa essere di ispirazione per altre imprese, clicca nel link che trovi in descrizione. Candidati, perché per noi sarà un vero piacere poter raccontare la tua azienda e le sfide che hai dovuto affrontare e di come le hai superate. Tutti noi ti auguriamo, se non l'hai ancora fatta, una rilassante pausa estiva, ma rimani allerta perché ci rivediamo lunedì 2 settembre con un'altra puntata speciale. È tutto top secret, non posso spoilerarti niente, solo che racconteremo un'azienda che si occupa di comunicazione e marketing e che ci sarà un ospite molto speciale che non sarà propriamente un ospite. Non posso dirti di più, ma puoi scoprire tutto il 2 settembre nella prossima puntata di Imprese. A presto! Ok, entriamo in una Aspetta. Stiamo schiattando dalle risate per il gatto che è qui fuori, ci sente e continua a miagolare. Una cosa, rete, la foto che tossisce, c'ha gitto pure. Ma come si fa? Rispondi. Sei la star! Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.